Oh, sei stanco, non hai voglia di allenarti, ma ti senti in colpa. Ecco, in questo video ti voglio dare un workout pratico da fare in questa tipologia di situazioni. Ciao, io sono Claudio e oggi parliamo proprio di questo. Tra poco ti darò un allenamento mirato round per round, un lavoro di studio, perché quando si è in situazioni come quella che ti ho descritto poco fa, magari non hai le energie, la forza di spingere, ma mentalmente vuoi lavorare. Quindi farai un workout dove andrai a studiare. Ti farai i tuoi 5-6 round, non utilizzando un'alta intensità di forza, sempre lavorando, ma utilizzando la testa, quindi facendo dei lavori preimpostati, standard, già pacchettizzati, te li pacchettizzo io. Ok, prima di iniziare con l'allenamento vero e proprio, però ti devo dire una cosa. Domani, alla stessa ora di uscita di questo video, ne esce un altro dove ti spiegherò come andare a lavorare il sacco. Finalmente, perché spesso mi capita di vedere nelle palestre le persone che lavorano al sacco che in realtà non lo sanno fare come si deve, sbagliano le distanze, non sanno portare i colpi nel momento giusto. Ecco. Il sacco è uno strumento che se tu riesci a fare correttamente è veramente il tuo migliore amico, cioè ti può dare un aiuto, non dico a 365 gradi perché ci sono altre fasi dell'allenamento che sono fondamentali, ma ti aiuta veramente tanto. Ok? Quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva tutte le campanelle, così sei sicuro di non perdere né questo né i prossimi video. Ecco. Ultima cosa che ti chiedo, vai subito a mettere like al video, così fai muovere l'algoritmo di YouTube e gli fai capire che, oh raga, mi impegno qua, Cioè, un video al giorno sto pubblicando da quasi un mese, sapete quanto tempo sto dedicando? Perché poi fai il video, lo monti, metti le didascalie, metti le copertine, un lavoraccio. Quindi ragazzi, per favore, like e condividetelo e andate sotto nei commenti di questo video a scrivermi voi, tu, che cosa fai quando sei stanco, ma ti senti in colpa se non ti alleni. Sei una merda! Vallo a scrivere qua sotto. Nulla, sigla e via l'allenamento. Ok, quando sei stanco è fondamentale lavorare di studio, quindi faremo 5 round dove per ogni round ci concentreremo su un singolo lavoro, ok? Senza utilizzare una grande intensità di colpi né una grande forza, perché non ha senso, quindi cerca di utilizzare circa il 30-50% della tua forza, ma anche il 50 è tantino, cerca di stare un pochino più basso, ma cerca di studiare. Quindi faremo 5 round a 3 minuti l'uno. Primo round ci concentriamo lavorando i colpi di mano, ma come li facciamo? Non voglio che ti metti a sparare forte, voglio che studi proprio, quindi dalla posizione di guardia, immagini che il tuo avversario ti porti jab e diretto e tu vai a lavorare sui suoi jab diretto. Arriva il jab, devio, 1-2. Arriva il diretto, gancio, incrocio, che arriva il jab, ti porto il mio, quindi devio il suo jab, jab diretto. Arriva il jab, devio, gancio, diretto. Vai proprio a studiare, è quello che mi interessa. Ok, sei sulla corta distanza, la guardia lunga, con tanto gancio, esco, pianino, così devi lavorare, come sto lavorando io. Quindi un round di mani piano, sinistro, destro, schivo, destro, tutte quelle cose che non riesci mai a fare perché picchi troppo forte quando sei al sacco. Destro, gancio al corpo, fuori, jab, gancio al viso, contatto al corpo, diretto, esco, questa forza, 1-2, esco, 2, controlli che l'uscita è giusta, quindi che non esci indietro, non esci di lato, che vieni dentro, controlli tutto quello che c'è da controllare. Primo round. Secondo round, facciamo un round dove lavoriamo solo di ginocchiate e gomitate. Vale lo stesso discorso di prima. Quindi, colpi piano, ben studiati, cioè immaginiamo che siamo vicino alla guardia dell'avversario, gli abbassiamo il braccio, portiamo il gomito, spingiamo, ginocchio. Qui la cosa che mi interessa è che impariate a ricreare la distanza per mettere le ginocchiate. Quindi siamo qua, gomito, va bene? È impensabile fare una ginocchiata da qua al corpo. Vedete? Non entrerà mai. Quindi avete due situazioni. O creo io la distanza o spingo il sacco. Quindi basso il braccio, gomito, spingo, ginocchio, scendo, gomito,
creo l'angolo ginocchio, chiudo un clinch, ginocchio alla gamba, giro, spingo, ginocchiata, gomitata girata. Ok, faccio i gomiti girati, controllo di non fare questo, ma di fare bene il passo esterno e di aprire tutto il gomito. Controllo di non avere l'avambraccio chiuso, che sennò arriva solo il tricipite. Cioè, studiamo tutto quello che c'è da studiare. Ok, siamo qua, abbasso, immagino da passare il braccio al mio avversario e porto la gomitata, non questo. Studio proprio. Terzo round, voglio che lavoriamo con i blocchi. Quindi ci concentriamo a fare 2-3 colpi, qualsiasi tipologia di colpo che vogliamo, ma alla fine del nostro lavoro blocchiamo, perché il mio avversario riparte. Quindi il lavoro è, ad esempio, 1-2 gancio, blocco, ok? Diretto gancio, dip, blocco, ok? 1-1, medio, blocco, mi interessa il blocco alla fine, puntante, gancio, gomito, spingo, blocco, ok? Dip, ginocchio, blocco, 1-2, esco, tiro, blocco, ok? Lo studio dei blocchi alla fine di una combo, utilissimo. Quarto round è un altro di quei lavori di cui mi riserverò di fare dei video dettagliati perché ci tengo tantissimo. L'uso del calcio frontale. Il frontale, raga, è uno di quei colpi micidiali, dovete imparare a usarlo come si deve. Ora facciamo questo. Lavoriamo solo lo studio di jab, tip, con la gamba davanti. Quindi, guardate, sono mancino, jab, tip. In realtà non sono mancino, sono falso mancino. Jab, tip, sempre studio, quindi mi raccomando, allungo bene, tiro bene il tip, controllo che la gamba dietro sia bella appoggiata dritta. Jab, tip, jab, tip, jab, tip. Studio proprio, jab, tip. Ok? E ora l'ultimo round, lavoriamo sempre con l'utilizzo del tip e lavoriamo con delle combo che vogliamo. Quindi il lavoro sarà, faccio i lavori che voglio, faccio le combo che voglio, ma qualsiasi roba che vado a fare la apro con un calcio frontale. Ok? Quindi, guarda, tip, da qua lavoro, 1-2, gancio, quello che voglio, tip, medio, tip, diretto, gomito, esco, blocco, tip, ginocchio saltato, quello che voglio. Ok, io spero che questo workout ti sia piaciuto. Vai subito a scrivere nei commenti che cosa fai tu quando non te la senti di allenarti, ma senti quel senso di colpa bastardo che sale dentro di te, che prende fuoco dentro di te, che ti scalda la pancia. E basta, metti like al video e ci vediamo domani alla stessa ora di uscita di questo video con un altro video dove ti spiego come lavorare finalmente il sacco. Ciao e a domani! Thank you very much.